Nessuno te lo dice quanto è difficile, nessuno te lo spiega davvero. Ti dicono che la maternità è la cosa più bella del mondo, e lo è. Ti dicono che l'amore di coppia cresce con i figli, e può essere vero. Ma nessuno ti dice che nel mezzo di tutto questo, tra un pannolino e una riunione di lavoro, tra la spesa e i compiti e la cena da preparare, c'è una donna che lentamente smette di vedersi. Non è colpa di nessuno. È che i ruoli si accumulano in silenzio. Prima sei madre, poi sei collega, poi sei figlia, poi sei amica e alla fine, quando ti guardi allo specchio la sera, fai fatica a ricordare chi eri prima che tutto questo iniziasse. E la coppia? La coppia spesso è la prima a pagare. Perché quando una donna smette di prendersi cura di sé, smette anche di essere presente per il suo compagno. Non per cattiveria, non per mancanza d'amore, ma perché ha esaurito tutto. Ha dato tutto agli altri e non è rimasto niente per lei. E quando non rimane niente per sé, non rimane niente neanche per lui. Giulia, tua nonna Ica te lo avrebbe detto in un modo molto più diretto. Salvatorica, che tu hai chiamato nonna Ica i soli 4 anni che hai avuto il privilegio di conoscerla, era una donna che le parole non le buttava via. E a noi 3 sorelle questa cosa ce la ripeteva spesso, con quella voce ferma che aveva quando voleva che qualcosa entrasse davvero. Una donna deve ricordarsi sempre di essere, nell'ordine, prima donna, poi amica, poi amante, poi moglie e alla fine madre. Non era una provocazione, era una mappa. Era cresciuta in un'epoca in cui le donne non parlavano di queste cose, eppure lei le aveva capite da sola, guardando intorno, osservando le coppie che si spegnevano e quelle che invece resistevano, luminose anche dopo decenni. E lei quella mappa la viveva ogni giorno. Con 4 figli, una casa di 240 metri quadri, un lavoro accanto a tuo nonno nel laboratorio di marmi e graniti, nonna Ica non si trascurava mai. Le mani erano la prima cosa che si notava in lei, belle, curate, le unghie sempre smaltate, anche quando aveva passato la mattina a impastare il pane o a strofinare i pavimenti. I capelli corti, con la permanente, quei ricci piccoli e precisi che portava con una certa eleganza silenziosa. Andava dal parrucchiere e si faceva tagliare mezzo millimetro, Giulia. E tuo nonno arrivava a casa e le diceva: ti sei tagliati i capelli? Come facesse a notarlo non lo abbiamo mai capito del tutto, ma lo notava e lei sorrideva con quella luce negli occhi di chi sa di essere vista. Perché questo è il punto, lui la guardava davvero e lei glielo rendeva possibile, non sparendo dietro il ruolo di madre, non dissolvendosi nelle faccende, ma restando presente, a se stessa prima di tutto. Era amica di tuo nonno, complice nel senso più vero della parola. Quando lui tornava dal lavoro e diceva che tra qualche ora sarebbero arrivati 8 amici e che avrebbe fatto comodo qualcosa da mangiare, in casa non protestava nessuno e non si lamentava nessuno. Si mettevano insieme, lui tirava fuori formaggi e salumi dalla dispensa, tagliava, sistemava il tagliere e lei preparava qualche stuzzichino, arrangiava quello che c'era in casa con quella competenza tranquilla di chi sa fare le cose bene senza farne un dramma. Scendevano insieme in cantina con quello che avevano messo insieme e gli uomini trovavano tutto pronto. Non era lui che arrivava e si sedeva mentre lei si ammazzava di lavoro. Era complicità vera, quella che si costruisce quando 2 persone si muovono nella stessa direzione, senza bisogno di dividersi i compiti ad alta voce. C'è una differenza enorme. E nonna Ica quella differenza la conosceva perfettamente. E quando tuo nonno, che lavorava con il marmo e il granito, che andava fino a Massa Carrara sul continente per le forniture, quando lui chiamava e diceva «Stasera prendiamo la nave e vieni con me», lei si organizzava. In poche ore noi finivamo dalla zia o al collegio delle suore e per noi era quasi una piccola avventura e loro partivano. Passavano giorni a vedere lastre di marmo, a prendere misure, a trattare forniture e poi la sera si cambiavano in albergo e andavano a ballare nelle discoteche della Versilia. Tornavano dopo 4 o 5 giorni raggianti, come 2 fidanzati alla fine di una luna di miele. E noi lo sentivamo, quell'energia si respirava quando rientravano a casa. Questo era il loro segreto. Non lo chiamavano così, nessuno dei 2 avrebbe usato quella parola, ma era quello. Non avevano mai smesso di essere anche altro, oltre ai ruoli che la vita gli aveva assegnato. Dopo 20 anni di matrimonio, con 4 figli grandi per casa, nonna Ica e tuo nonno chiudevano la porta della camera a chiave dopo pranzo. Noi capivamo poco da bambine, crescendo abbiamo capito tutto.
E abbiamo capito che quello non era un dettaglio, era la cosa più importante, era la prova che non avevano mai smesso di scegliersi. Tua nonna diceva una cosa su questo che non ho mai dimenticato. Diceva che non sapeva se tuo bisnonno le fosse sempre stato fedele e che se non lo era stato, doppiamente bravo a lui, perché lei non se n'era mai accorta. Ma quello che sapeva con certezza era che lui la faceva sentire la donna più bella e più desiderata del mondo e che questo valeva tutto il resto. Non era ingenuità, Giulia. Era la saggezza di una donna che aveva capito che l'amore non si misura nel controllo, ma nella qualità di ciò che si costruisce insieme ogni giorno. E quella qualità si costruisce solo se non dimentichi chi sei. Prima donna, poi amica del tuo compagno, la sua confidente, la sua complice, quella con cui ride e con cui tace. Poi amante, perché il desiderio non muore da solo. Si trascura, si mette in fondo alla lista, si rimanda e un giorno non c'è più. Poi moglie, presente nella vita di chi hai scelto. E poi madre, perché i tuoi figli non hanno bisogno di tutto il tuo tempo e di tutti i tuoi giocattoli. Hanno bisogno di crescere in una casa dove si respira amore, dove i loro genitori si guardano, si scelgono, si desiderano ancora. Quello è ciò che li fa stare bene. Quello è ciò che portano dentro per tutta la vita. Nonna Ica te lo direbbe così, se fosse qui, con quella voce ferma, le unghie smaltate e i ricci in ordine. Non dimenticare mai di essere donna, Giulia. È da lì che nasce tutto il resto.